Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee. Tenetevi forte perché oggi affrontiamo un tema molto difficile, quello dei vari canali di finanziamento dell'Unione Europea ai Paesi membri. In totale potremo dividerli in 9 e oltretutto dovremo suddividere ciascuno di questi nei vari obiettivi strategici che in molti casi sono in comune, ma cerchiamo di fare le cose in modo più semplice. Ci sono 3 canali principali, ci sono i fondi di coesione europea, i fondi a gestione diretta e il PNRR, il più famoso dei 3, ma anche il più recente. Andiamo con ordine e facciamoci aiutare da Antonella Buia, che si occupa di coordinare i progetti europei per il Comune di Modena, e partiamo dai fondi regolari affidati agli Stati europei e che sono un po' il cuore del nostro progetto, i fondi di coesione. I fondi strutturali sono il principale strumento di finanziamento dell'Unione Europea a sostegno dello sviluppo sociale, economico e territoriale coeso nei territori dei 27 Stati membri. Sono programmi gestiti nei nostri territori dalle autorità regionali che a loro volta articolano queste risorse finanziarie in programmi regionali. La programmazione dei fondi strutturali è articolata sul periodo 2021-2027. In questo caso si accavalla di fatto la programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che invece si sviluppa sul periodo 2021-2026. I fondi a gestione diretta sono uno strumento direttamente gestito dalla Commissione europea attraverso le sue direzioni generali. Si differenziano profondamente dai fondi strutturali per un motivo. Laddove i fondi strutturali finanziano lo sviluppo sociale, economico e territoriale, i fondi a gestione diretta agiscono su aree tematiche molto precise per progetti in primo luogo di carattere internazionale. L'altro principio è quello della trasferibilità dei risultati, quindi la Commissione europea ci concede contributi per progetti o iniziative internazionali che possano avere ricadute positive sul territorio di altri Stati membri. Il più popolare dei 3 canali di finanziamento europeo in questa epoca è sicuramente il PNRR, un po' perché è appena arrivato, un po' perché va speso subito fino al 2026 e un po' perché sono un sacco di soldi che però vanno declinati in progetti specifici con obiettivi puntuali da rispettare, altrimenti i soldi del futuro verranno meno. Sentiamo. Laddove noi saremo stati in grado di dimostrare che abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati, ad esempio in termini di nuovi chilometri di piste ciclabili costruite, oppure di nuovi asili nido, oppure numero di studenti che beneficiano ad esempio di nuove mense scolastiche, per fare un esempio concreto, allora saremo riconosciuti anche, nella erogazione dei contributi. Tutto molto bello, senz'altro. Per niente facile, non è tanto difficile portare a casa quelle risorse europee, certo è difficile, ma soprattutto la difficoltà sta nel gestirle nella maniera, nei tempi e nei modi migliori possibili e nel riuscire poi a rendicontare in maniera puntuale tutti i contributi, in quanto laddove le attività di rendicontazione non fossero perfette si può anche incorrere in revoche di contributi e questo per una pubblica amministrazione rappresenta una grande criticità. Insomma, c'è tanto lavoro da fare per impegnare, utilizzare e rendicontare i fondi europei e per aiutarci a capire quali sono le criticità principali ci rivolgiamo a Fabio Masini, professore ordinario dell'Università di Roma 3. Ben trovato, professore. Salve, buonasera. Allora, cominciamo dalla criticità principale che ci è stata segnalata, quella della forza lavoro, del personale che talvolta ci dicono le amministrazioni pubbliche non hanno in quantità sufficiente per portare a termine questi grossi progetti europei. Non è mai stata fatta un'operazione di educazione ai progetti europei, alla gestione dei progetti europei nella pubblica amministrazione, se non con delle occasioni specifiche, delle iniziative particolari, ma questo non è l'unico problema naturalmente della gestione dei fondi europei, c'è proprio un problema di macchina amministrativa, burocratica che crea una serie di intralci nel nostro Paese. Ecco, in questo senso il fatto che ci siano percorsi diversi, 3 macro percorsi per ottenere i fondi europei che magari si sovrappongono, addirittura adesso abbiamo i fondi di coesione 14-20 da finire e quelli 21-27 da cominciare, crea un aggravio ulteriore il fatto che non vadano accumulati ma solo integrati, anche quello crea un problema? Sì, certo, infatti il problema nasce da quello che ci portiamo dietro dal passato, perché noi siamo riusciti nel periodo di programmazione precedente, 14-20, a spendere soltanto circa il 65% dei fondi che ci sono stati assegnati. Stiamo parlando di non essere riusciti a gestire circa 30 miliardi di euro.
quindi una partita che ci portiamo dietro e che si va ad accumulare appunto al Next Generation EU e alla nuova programmazione dei fondi di coesione. In Italia abbiamo cercato di semplificare le procedure per gli appalti, in alcuni casi ci siamo riusciti, forse bisognerebbe fare uno sforzo maggiore, ma ripeto, al di là di questa norma quadro che potrebbe essere in qualche modo forse anche decisiva, c'è proprio bisogno di investire nel capitale umano presente nelle pubbliche amministrazioni, perché ci sono interi comuni che però si trovano poi a gestire dei bandi e anche la parte del monitoraggio e la rendicontazione di quei fondi che non sono palesemente in grado di farlo, perché non ne hanno le competenze e si devono rivolgere magari a qualche libero professionista che però in questo momento è molto impegnato, perché tutti chiedono appunto ai liberi professionisti anche un aiuto per gestire queste partite. Eppure dobbiamo sbrigarci, perché entro il 2027 dovremmo riuscire a rendicontare circa 270 miliardi approssimativamente di fondi. C'è stato presentato un modello, una modalità di integrazione dei fondi che può funzionare. Col PNRR si costruiscono cattedrali, si costruiscono grandi luoghi fisici, ad esempio nella sanità, poi però vanno popolati. Allora si pensa di utilizzare i fondi europei, soprattutto quelli di coesione, per investire, come diceva lei, sulla forza lavoro. Quindi crei il luogo col PNRR e poi lo popoli con altre, fonti di finanziamento. Può funzionare così? È questa la strada? Sì, allora la strada è quella di trovare una serie di sinergie tra i vari fondi, perché se noi pensiamo a ciascun contenitore come separato dagli altri, veramente rischiamo di riuscire a non mettere a terra, a non portare a casa sostanzialmente questi 270 miliardi più quelli che ci avanzano dalla programmazione passata. Questo non soltanto nella sanità, quindi non soltanto nella capacità di gestire i fondi, ma è proprio un problema di integrazione tra i fondi in maniera che non ci siano delle sovrapposizioni. Ed è questo per esempio quello che sta cercando di fare la Commissione negli ultimi mesi, settimane anche, con il Repower EU, quindi con la parte per la gestione della transizione energetica in un'ottica però verso le rinnovabili, eccetera. Sfruttare al massimo le sinergie tra i fondi senza pensare di utilizzarli con compartimenti stagni, che veramente non avrebbe senso. Ultima cosa brevissima, recentemente il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha parlato addirittura di una nuova linea di finanziamento per rispondere ai sussidi americani. Ora, ci pare di capire che non sia ancora chiaro cosa ha in mente, immaginiamo però che qualcuno nelle pubbliche amministrazioni sia svenuto all'idea di avere una quarta o quinta fonte di finanziamento europeo da gestire in modo diverso. Però è anche vero che invece questa ipotesi dovrebbe avere le sue gambe per camminare, perché noi viviamo in un'epoca di eccesso di risparmio a livello internazionale. Capisco che questa cosa possa fare un po' sorridere le persone comuni, ma noi viviamo in una fase mondiale di eccesso di risparmio e forse un buon modo per andare a raccogliere, a intercettare questo eccesso di risparmio è proprio creare quello che si chiama il safe asset, quindi un titolo del debito pubblico europeo, però, quindi naturalmente super garantito con il bollino e la AAA, quindi del massimo di affidabilità dal punto di vista delle agenzie di rating, per fornire dei beni pubblici europei. Allora, noi ringraziamo Fabio Masini e Antonella Buia per averci aiutati a orientarci tra i fondi europei e le diverse linee di finanziamento. Speriamo di essere stati chiari e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.